Iniziamo con gli interventi nell'area 2 Scienza e Tecnologia con Federico Pistono. È regista, blogger informatico. Nel 2002 vince una borsa di studio per un college internazionale. Nel 2007 fonda i Grilli Biellesi, un'associazione di volontariato non profit. Dal 2008 lavora a Verona in una media pharma come regista e programmatore web. Nel 2009 si laurea in informatica e vince un concorso internazionale di blogging e giornalismo. Dal maggio 2009 è coordinatore italiano dello Zeitgeist Movement, un movimento internazionale con circa 500.000 di iscritti in tutto il mondo, che si definisce il braccio attivista del Venus Project. In questa relazione collabora anche Daniele Mancinelli per la parte tecnica, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche. Ha lavorato nel suo master in biologia molecolare in Norvegia. Attualmente è un research manager nella ricerca e sviluppo del settore nutricetico. Il titolo dell'intervento è Il Venus Project e il movimento Zeitgeist. Ringrazio il Centro Umanista per averci invitato qui e per averci dato la possibilità di parlare del nostro progetto e della nostra idea di società. E ringrazio anche i relatori precedenti, in particolare il professor Baracca, per aver identificato alcuni problemi della società, e tenterò di cercare di non peccare troppo di superbia nel provare a dare una possibile soluzione ai problemi che sono stati prima individuati. La tecnologia avanza ad un ritmo esponenziale, eppure le nostre condizioni di vita non sembrano migliorare con la stessa velocità. La società sembra in qualche modo paralizzata da qualcosa che la frena o la devia. Che possibilità ha quindi la persona media, una persona normale come me, come voi, di dare il proprio contributo per il miglioramento della società e della vita di tutti quanti? Com'è possibile risolvere i problemi che affliggono la specie umana, di cui abbiamo visto e abbiamo parlato prima? Vediamo una breve analisi su un possibile futuro della specie e su come voi potete agire per cambiarlo. Sono qui per dire che il sistema economico attuale uccide la vera innovazione e lo sviluppo della cultura umana. E dobbiamo imparare a basare le nostre attività sulle risorse del pianeta, vivendo in armonia con esso, piuttosto che distruggerlo. Ecco, era tutto qui, possiamo andare a casa. Ok, sono qui per condividere con voi alcuni pensieri molto semplici, che però spesso sembriamo in qualche modo dimenticare o anche non capire. Andiamo. Questo grafico, che adesso arriva, questo qui è un grafico che rappresenta... Questo grafico rappresenta l'avanzamento esponenziale della tecnologia nel tempo, vedete? Non ho messo cifre perché questo qui serve solo a descrivere un concetto, un'idea, ok? In questo asse c'è il tempo che passa, nell'altro è l'avanzamento tecnologico. L'avanzamento tecnologico, con questo grafico voglio racchiudere tutto quanto insieme, non un aspetto specifico. Che cosa significa avere un aumento esponenziale? Allora, un aumento è lineare quando io, con il passare del tempo, sommo una cifra. Un aumento esponenziale, invece, quando con il passare del tempo moltiplico per una cifra positiva. E l'aumento va su così. Molti confondono questa idea qui, quando la presento, con la legge di Moore, secondo cui le prestazioni dei processori e il numero di transistor ad essi relativi raddoppiano ogni 18 mesi. Questo è un errore. La specie umana ha aumentato la sua capacità tecnologica costantemente, raddoppiando circa ogni 14 mesi da più di 100 anni.
L'avanzamento esponenziale è cominciato molto prima che Gordon Moore addirittura nascesse. Dalla rivoluzione industriale alla produzione di massa, dalle schede perforate alle valvole termoioniche, quindi non riguarda solo i transistor, ci sono anche il sequencing del DNA, il reverse engineering del cervello umano, il numero di invenzioni e di scoperte, le nanotecnologie, le comunicazioni di massa, la capacità di memorizzare informazioni, insomma, tutti questi e molti altri aspetti hanno subito un cosiddetto aumento esponenziale. Però non è facile ragionare in termini esponenziali perché noi non ci siamo abituati, il nostro cervello non si è evoluto con questo scopo. Provate a immaginare 30.000 anni fa nella savana. Dobbiamo scappare da una tigre che ci vuole mangiare. Allora, per noi, che cos'è utile? Cosa la selezione naturale sarà favorevole per noi sopravvivere? Se riusciamo a immaginarci la tigre fra 10 secondi, esattamente il punto dove sarà in termini lineari, cioè questa qui comincia e vai 20, 30, 40 all'ora, oppure pensarla in termini esponenziali. Beh, forse sopravvivono di più quelli che la vedono in termini lineari, altrimenti cominciamo a correre troppo presto, ci stanchiamo e la tigre gnam e ce magna. E quindi sono sopravvissuti quelli che facevano delle proiezioni nel futuro immediato in termini lineari. E quindi però non siamo abituati a pensare in termini esponenziali. Che cosa vuol dire pensare in termini esponenziali? Questa eredità evolutiva che abbiamo non ci è molto utile quando dobbiamo proiettarci nel futuro di oggi. Vi faccio un esempio. Prendiamo un bicchiere, questo bicchiere qua, ok? Adesso immaginiamo che io vado in laboratorio, ci metto dentro una colonia di batteri e voglio fare riprodurre la colonia. Do del cibo a questa colonia di batteri così si possono riprodurre tanto quanto vogliono. Prego chi sa già questa storia di non rispondere, se no rovinate il giochetto. Ok, ogni minuto questa colonia di batteri raddoppia in numero perché si moltiplica, mangiando le risorse a disposizione. Dopo 60 minuti hanno riempito completamente il bicchiere e a quel punto muoiono tutti. Quindi cosa facciamo? Benissimo, immaginate, il bicchiere è vuoto, metto la colonia, raddoppia ogni minuto, dopo 60 il bicchiere è pieno. La domanda è, dopo 55 minuti, secondo voi, che percentuale del bicchiere la colonia ha riempito? La metà? Meno della metà? 3,125%. Ok? Minuto dopo 6,250, poi 12, 24 e andiamo avanti così. Con 6 raddoppi abbiamo fatto il 120% e morti tutti. Cioè immaginatevi questi batteri, immaginatevi, diciamo, antropomorfizziamoli un attimo. Questi batteri sono lì che si moltiplicano per 55 minuti, parlano tra di loro, fanno le riunioni e dicono ragazzi, arriva fuori un batterio che dice ci serve un bicchiere più grosso. E questi qui, ma sei scemo? Sono 55 minuti che mangiamo come dei porci, ci facciamo tutte le nostre feste e siamo al 3%. Ma cosa vuoi? Ce l'abbiamo ancora per 3 ore. 4 minuti, 5 e sono morti tutti. Ecco, questo qua è l'aumento esponenziale. Allora, noi siamo i batteri e siamo al 3%. 5 minuti in termini evolutivi e livellati. Però nessuno ce la spiega in questi termini. Perché è troppo semplice, semplificato. No, è così. Il sistema economico si basa sull'aumento esponenziale non solo della tecnologia, ma dell'utilizzo dei beni e quindi della compravendita di beni per motivi di profitto. Bisogna comprare delle cose che non ci servono con dei soldi che non abbiamo. C'è qualcosa che non funziona. Grazie a questo meraviglioso aumento esponenziale possiamo beneficiare di tutti i comfort della vita moderna. La medicina, i computer, i cellulari,
internet, i film, gli aerei, le centrali elettriche, tutto quanto, insomma. La tecnologia ci permette di fare cose incredibili. Alla fine, però, io mi sento di farmi una domanda. Che cos'è che dà significato alla mia vita? La tecnologia? Tutte le meraviglie della scienza e della tecnologia non sono altro che migliaia di tonnellate di spazzatura, a meno che non ci servano a migliorarci la vita. La tecnologia dovrebbe servire a liberare le persone da lavori pesanti, monotoni, pericolosi e ripetitivi, e anche degradanti, per elevarle ad uno stato in cui possono finalmente realizzare il loro potenziale. Certo, la nostra civiltà sta aumentando il progresso tecnologico a un ritmo esponenziale, è vero, basta guardare i numeri. Però io penso che questo grafico sia incompleto e dobbiamo associarci un'altra curva. Eccola qua. Questa curva qui è la curva dello Zeitgeist. Zeitgeist è una parola tedesca che significa lo spirito del tempo, che si traduce all'incirca come lo spirito culturale della società attraverso il tempo. E vediamo che lo Zeitgeist non sta al passo, perché ha un aumento lineare, perché noi non siamo abituati a pensare in modo esponenziale e il nostro sistema educativo si basa sulle proiezioni lineari e sull'insegnamento lineare, dei classici, stiamo alle tradizioni, al passato, non aggiorniamo la nostra conoscenza in modo esponenziale. E quindi il divario, il gap tra queste due linee diventa sempre più grande. E questo è un problema. La curva della cultura quindi non sta al passo con la tecnologia. Lo vediamo tutti i giorni. L'infinita crescita economica non è solo insostenibile, ma anche ecologicamente deleteria. Il sistema di mercato non si fonda sulla gestione intelligente delle risorse, tra l'altro limitate, del pianeta, ma sul loro continuo sfruttamento e utilizzo per motivi di profitto. Crescita infinita, da una parte, risorse finite, dall'altra. La bilancia non funziona. Prima o poi uno dei due deve finire. Chiunque faccia l'economista che viene a tirare fuori le teorie, sono tutte cavolate, è così semplice, ok? Non pensate che siccome un ragionamento è semplice deve essere sbagliato. È così semplice. Abbiamo risorse finite e desideri apparentemente infiniti, perché ce lo vogliono fare credere. Ma non è così. Quindi qualcosa deve cambiare. Tutti i giorni inquiniamo i fiumi, le terre, gli oceani e soprattutto le menti delle persone. A causa di un solo motivo. Io ci ho pensato un bel po' e ho raggiunto questo punto fermo. Abbiamo dimenticato che cosa è rilevante. L'unico modello economico che ha possibilità di successo in una qualunque società è basato sulla gestione e la conservazione delle risorse, certamente non sul denaro, che è un'invenzione, e le risorse sono vere. Questo è quello che ho imparato dal movimento Zeitgeist e dal Venus Project, ed è per questo che ho deciso di diventare il coordinatore italiano e dedicare il mio tempo libero a questo progetto. La domanda è quindi: come possiamo portare questa curva qui, quella dello Zeitgeist, e cercare di portarla al passo di quella della tecnologia, quindi evitando il collasso? Io penso che la risposta stia dietro ad una semplice parola. La parola è semplice, ma la risoluzione è difficile. Educazione. L'educazione è l'unica cosa che ci può salvare. Ed è qui che il movimento Zeitgeist entra in gioco. Si tratta di un movimento sociale che mira ad un cambio di valori su scala globale,
per elevare appunto lo zeitgeist, ovvero lo spirito culturale della società, ad un livello più umano e sano, che sia basato sulle risorse della terra, sulle nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche e sulla liberazione delle persone, che finalmente possono dedicarsi a quello che ritengono più importante nella loro vita e quindi elevare il loro potenziale. Ecco, questo è rilevante. Quasi tutti i problemi che la nostra specie sta affrontando sono tranquillamente alla portata di una risoluzione tecnica. Non c'è alcun dubbio a riguardo. Voi chiedete a qualunque scienziato abbia fatto un minimo, ma dico un minimo, di ricerca vera su questo argomento, nessuno al mondo vi può dire che i problemi che abbiamo non hanno una risoluzione tecnica. I problemi energetici che abbiamo sarebbero completamente irrilevanti se non avessimo un sistema paralizzante che deve investire su fonti non rinnovabili. Abbiamo pannelli solari nanofotovoltaici che sono efficienti e anche economici. La produzione di energia solare raddoppia ogni 24 mesi da 20 anni. Google e Kurzweil hanno previsto che siamo solamente a 8 raddoppi di distanza. Questo significa che con i trend degli ultimi 20 anni portati nei prossimi 16 avremo raggiunto la produzione totale di energia del mondo solo tramite il solare. Le installazioni offshore di eolico sono sempre più una realtà e si ripagano in pochi anni. Lo vedete, ogni settimana c'è la notizia di qualche nuova nazione o qualche nuovo stato o corporation che ha deciso installazioni offshore di 50 centri eolici, 100 centri eolici, il più grande. Ogni settimana c'è il più grande, perché ne fanno sempre uno nuovo, è sempre più efficiente, si ripaga sempre in meno tempo e porta sempre più energia. È talmente ovvio. Il Portogallo e il Regno Unito stanno già installando centrali mareomotorie, energia che non viene neanche citata quando si fanno di solito conferenze sull'energia. Energia praticamente gratuita dal mare. Uno studio del MIT del 2006 ha dimostrato come con la tecnologia di oggi, quindi non con prototipi speculativi, forse tra 20 anni, no, tecnologia del 2006 in quell'esempio, quindi 2010 ancora più avanzata, noi potremo produrre solamente con il geotermico sufficiente energia per dare a tutto il mondo l'energia che serve più volte per diverse migliaia di anni. Il geotermico è un'energia a bassissimo impatto ambientale e con le nuove generazioni si può ridurre praticamente a zero ed è disponibile adesso ed è ubiqua. L'Italia è un paese ricchissimo di energia geotermica e non la sfruttiamo minimamente. Perché? Troppo semplice, no? Chi ci fa i soldi sopra? Quando l'energia non costa niente? Chi la paga? Chi ci fa profitto sopra? Quando si crea abbondanza, il profitto scompare e quindi l'abbondanza è nemica del profitto. Allora molti mi dicono, però, ok, energia va bene, però noi siamo troppi in questo pianeta, no? Siamo quasi 7 miliardi, tra un po' saremo 8, 9, forse 10 nel 2050. Come facciamo a fare cibo per tutti? Non c'è abbastanza cibo. Stiamo già usando tutti i terreni, tutti quanti i posti dove si può avere un'agricoltura di sussistenza, si fa pesantissima con diserbanti, pesticidi e tutte... Non abbiamo più spazio, non c'è più cibo. Non credeteci, non è vero. Beh, ok, se smettessimo di mangiare come porci tutti i giorni, forse risolviamo anche questo. No, a parte gli scherzi, non ci farebbe male mangiare un po' meglio, magari mangiare meno carne, che 20 anni fa non mangiavamo tutta questa carne e si stava comunque bene, però questo è un altro discorso. In ogni caso, tecnicamente non è un problema. Una combinazione di cultura aeroponica, idroponica e acquaponica, fatta in ambiente controllato su strutture verticali, riduce drasticamente l'impronta ecologica e l'utilizzo di acqua. Utilizza il 90% in meno di acqua, utilizza il 90% in meno di energia, utilizza il 90% in meno di acqua, utilizza il 90% in meno di energia, 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 utilizza il 90% in meno
e l'80% in meno di spazio dell'agricoltura tradizionale, il 100% dei pesticidi e diserbanti in meno, non ne usa nessuno. E i pesticidi e diserbanti sono fatti col petrolio nella maggior parte dei casi, quindi non credete quando vi dicono che non c'è spazio, che non c'è cibo, sono balle. Sono balle. Scusa, che è stato questo ponico che hai detto? Sì, tutto idroponico, acquaponico e aeroponico. Sono coltivazioni senza terra. Si usa sull'acqua, sull'aria, tramite vapore, le radici assorbono e anche le foglie, oppure si può fare con un sistema integrato dove i pesci vivono in simbiosi con le piante, lo scarto dei pesci è il nutrimento delle piante, lo scarto delle piante è il nutrimento dei pesci. È un riciclo continuo, integrato, funziona perfettamente, non si butta via niente, non c'è bisogno di diserbanti, pesticidi, non c'è bisogno di petrolio e crea abbondanza a tutti quanti, però perché farlo? Dov'è il profitto? Dov'è il profitto? No? Potrei andare avanti, ma mi fermo qua. Ci sono libri, video, pubblicazioni, tutto quanto gratuito, trovate i dettagli tecnici sul nostro sito, ci sono i link a New Scientist, Nature, Science, Physorg, tutte le pubblicazioni scientifiche dettagliate con gli autori che hanno. Ci sarà Singularity University che sta lavorando in questi progetti a Stanford. Sì, su zeitgeistitalia.org trovate tutti quanti i riferimenti e alla fine della presentazione ci saranno i link e anche il PDF che sarà disponibile sul sito avrà tutti i dettagli con tutti i link. Il problema appunto è che la gente non ha la minima idea, ma neanche la minima idea che queste soluzioni effettivamente esistano. Tutte queste possibilità tecnologiche che abbiamo visto e scientifiche, così a portata di mano, tecnologia del 2010, no, non speculativa 2200 quando saremo in Star Trek, no, 2010, tutta sta roba già pronta. E com'è che siamo a questo punto? Cioè, com'è possibile che stiamo andando verso il precipizio avendo già tutte queste cose pronte? Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2010, ogni 5 secondi un bambino, da qualche parte in giro per il mondo, statisticamente, muore di fame. Ne è morto un altro. Allora, provate a pensare un attimo cosa vuol dire questo. Cioè, noi siamo in grado oggi di sfamare tranquillamente tutto il mondo e più, molto di più, e però non lo facciamo. Perché? Per un profitto? Allora a me torna la domanda, mi torna in testa la domanda, che cos'è rilevante? Che cos'è che dà significato alla mia vita? Ci sono multinazionali come la Monsanto che hanno addirittura brevettato forme di vita, vendono semi sterili agli agricoltori e questi qua si trovano in una trappola tra avvocati e brevetti e se non stanno alle loro regole del gioco, sono finiti. Allora, queste sono cose che secondo me la gente deve sapere. Perché per risolvere un problema ci sono alcune condizioni fondamentali che sono necessarie. Devi sapere che il problema esiste, prima di tutto. Se pensi che vada tutto bene e uno ti dice c'ho una soluzione, ma di cosa? Io sto bene così, cosa vuoi te dalla mia vita? Numero 2, devi individuare una soluzione. Altrimenti, cioè è giusto individuare il problema, però se tu parli solo del problema e non proponi nessuna soluzione, rimani lì a individuare il problema e basta. E numero 3, devi trovare un numero adeguato di persone che siano dedicate a risolverlo. Solo dopo puoi iniziare a fare le cose in pratica. Perdonatemi le virgolette a mano. Il primo passo da superare è la scarsità mentale, ragazzi. E questo si raggiunge solo tramite l'educazione. Educazione in senso lato. L'educazione non è imparare a memoria i teoremi di Euclide, il teorema di Pitagora. L'educazione riguarda tutta la vita.
L'educazione è come saper parlare con la gente, è come essere empatici, l'educazione è sapere come crescere un bambino, è sapere insegnare una cosa, è sapere ascoltare quello che gli altri dicono. L'educazione è tutta la nostra vita. Non fatevi ingannare da come hanno distorto le parole negli ultimi anni. Scienza uguale bomba atomica, educazione, istruzione uguale andare a scuola a prendere buoni voti. Niente di tutto questo. Molti mi dicono, ma il movimento Zeitgeist, insomma, si occupa solo di fare educazione. Cioè, quando è che cominciate a fare qualcosa di pratico, no? La prima città pilota, quando è che raccogliete un po' di soldi e fate la città perfetta dove tutto si ricicla e la gente arriva dentro, ci sono le macchine che gli fanno tutto e questi qui stanno lì e non fanno niente tutto il giorno. Quando è che fate qualcosa di pratico? E chi si fa queste domande non ha capito niente. Immaginate di prendere un aborigene australiano, facciamo un esperimento di pensiero come faceva Einstein, prendetelo e catapultatelo immediatamente nel centro di Manhattan, Times Square. Provate a immaginarvi come si sente un aborigene australiano in quel contesto. Probabilmente va fuori di testa dopo 3-4 giorni. Ecco, prendete una persona convinta fino in fondo del sistema economico e politico basato sul profitto di oggi e mettetela in una città super sostenibile dove tutto si ricicla, la gente si aiuta. Questo va fuori di testa dopo 2 giorni. Dov'è la polizia? Perché non ci sono le case con i lucchetti? Come faccio io? La sicurezza? Allora, siamo seri. Prima di fare qualcosa, devi capire il perché lo stai facendo. Per come la vedo io abbiamo 2 possibilità. Allora, la possibilità numero 0 è continuare con lo status quo. Le cose così come sono, le teniamo. Che tipo di mondo sarà? Beh, studiando i trend del passato possiamo fare una previsione di come sarà tra 5, 10, 20, 30 anni. Io immagino un oligopolio, inevitabilmente, di multinazionali che controlla tutto. Avranno i brevetti sulle idee, sulle invenzioni, sulla tecnologia in generale, sulle medicine, sulla vita. La tecnologia aumenterà ad un ritmo talmente veloce, perché questo qui è l'inizio, in cui comincia a fare un aumento significativo. Nei prossimi 5-6 passaggi, io non l'ho inserito nel grafico perché sennò non vedevate neanche la linea blu, sarà praticamente a vista identica a questa qui, non la vedrete neanche, e l'altra, una linea retta così. L'aumento esponenziale, quando moltiplicate cifre piccoline, sembra insignificante. Quando cominciate a moltiplicare cifre significanti, va fuori dal vostro controllo, non riuscite a immaginare cosa sta succedendo. Il gap, cioè la distanza tra le 2 linee, sarà talmente grande che la persona media non avrà neanche la minima idea di cosa sta succedendo. Oddio, non capisco niente. Cerco una figura di autorità che mi dà sicurezza e che mi rassicura. Ah, sì. No? Mettiamo più lucchetti alle nostre case. Aumentiamo la polizia. Sì, mettiamo lo scan completo quando passiamo, non solo negli aeroporti, anche nei treni, anche negli uffici pubblici. Mettiamo tutto, che mi vedano attraverso e se ho ingoiato una graffetta mi fermano, mi sparano perché ho una bomba secondo loro dentro. Calma. Ok? In 20 anni avremo microchip grandi come una cellula e costeranno meno della carta straccia. Ci saranno nanotecnologie avanzate e avremo il potere di modificare la materia a livello molecolare a bassissimo costo. Questo vuol dire replicare praticamente qualunque cosa conosciuto semplicemente avendo l'informazione alla base. Allora, il problema è questo qua. Chi controlla queste tecnologie? Un manipolo di multinazionali?
il cui scopo, vorrei ricordare, è il profitto. I militari? Tutte le conoscenze vengono condivise nella buona scienza. Se non lo sono, è cattiva scienza ed è una sorta di tirannia. E questo a me non piace. Potere accentrato, risorse distrutte, menti rovinate, tutto quanto dettato dalla logica del profitto e dalla mancanza di prospettiva su ciò che è veramente rilevante. Infine, mi spiace dirlo, però, possibile estinzione della specie umana per incapacità di vivere in equilibrio dinamico con l'ambiente. Molto semplicemente. Io non sono un catastrofista, però è una possibilità realistica, continuando con questo trend. Questa è la possibilità numero 0. Adesso io vorrei parlare della possibilità numero 1. Ci provo. Non dico che sia facile e non dico neanche che sia quella giusta o la migliore, ma secondo me è meglio di quella 0, di sicuro. Iniziamo un processo di evoluzione culturale che sia adeguato alle nostre conoscenze tecnologiche. Applichiamo il metodo scientifico, abbandoniamo gradualmente le superstizioni irrilevanti e paralizzanti. Riconfiguriamo le nostre attività sulla base di ciò che il pianeta può offrirci e non su quello che noi vorremmo prenderci. Tutte le conoscenze sono condivise, tutto quanto è trasparente, tutti hanno accesso alle risorse e alla conoscenza disponibile. Open source, quindi. Accesso libero, libera conoscenza, persone informate. Vedete, per come la vedo io, è fisicamente impossibile prevenire le guerre, il terrorismo, la criminalità, se non si cambiano le condizioni che li hanno generati. Risorse abbondanti, pianeta sano, educazione di elevata qualità e un alto, elevato standard di vita per tutti quanti, nessuno escluso. Nessuno escluso. Non solo i 350 milioni di europei, 330 milioni di americani e 130 milioni di giapponesi. No. 7 miliardi di persone oggi, 10 miliardi nel 2060, tutti con lo stesso standard di vita. Io sono molto positivo per il futuro. Perché? Perché sono un pazzo idealista? Forse. Però in realtà è che non vedo altre possibilità. Per quanto mi riguarda, l'unica valida tra queste due è la numero 1. Però in realtà sono positivo anche perché ho memoria. Ok, dai, sono giovane, però non è che sono nato l'altro ieri. Ho un po' di memoria di quello che mi è successo nel passato, di quello che vedo e delle trasformazioni che ci sono state nella nostra cultura. Facciamo un passo indietro, un altro esperimento mentale. Immaginate che torni dal mio professore di economia al college, Simon Foley, un inglese, 8 anni fa, e gli dico: professore, ho un'idea straordinaria per un nuovo modello economico. Ascolti, attenzione. Funziona così. Prendi un po' di persone in giro per il mondo che fanno un lavoro altamente qualificato, ma sono disposti a farlo gratis e volontariamente. 20 o anche 30 ore a settimana. A questo punto Simon mi guarda un po' scettico lì così. Oh, no, ma aspetti. Non ho finito. Quello che creano lo regalano al mondo, gratis, invece che venderlo. Sarà un successone. Avrà pensato che ero un pazzo furioso da legare al manicomio immediatamente. Eppure adesso, 8 anni dopo, cosa c'hai? Hai Linux e BSD, sistemi operativi completamente liberi che sono utilizzati in buona parte di server in tutto il mondo. Hai Apache, che è utilizzato praticamente da tutti i web server del mondo. Software libero. Wikipedia, la più grande enciclopedia della storia dell'umanità, più accurata dell'enciclopedia britannica e di Microsoft Encarta, che hanno team pagati e strapagati di super esperti che
fanno gli articoli che non sono neanche un decimo rispetto a quelli di Wikipedia. Ma che cavolo succede? Cioè, perché questa gente che sta già facendo un lavoro, cioè capite, loro hanno già un lavoro, altamente qualificate, tecnicamente preparate, fanno un lavoro sofisticato e tecnico, ciò nonostante, durante il loro limitato tempo libero, sono disposti a fare dell'altro lavoro ancora più difficile e sofisticato, non per i loro clienti, ma per qualcun altro, gratis! È un comportamento economico alquanto bizzarro. Non trovate? In appena un anno di vita, il movimento Zeitgeist ha raggiunto in tutto il mondo 500.000 di iscritti. Ha prodotto 2 film e adesso ne sta uscendo un terzo, 2 libri. Ci sono centinaia, decine e tra poco centinaia di conferenze registrate in tutto il mondo. Centinaia di gruppi di attivisti sparsi in 100 paesi che traducono il materiale nella loro lingua, organizzano conferenze, proiezioni, discussioni pubbliche, creano podcast, articoli, musica, arte. Tutto viene distribuito gratuitamente in rete su licenza Creative Commons, tutto quanto fatto da volontari. Il movimento Zeitgeist ha circa 10.000 contatti e ogni giorno, pian pianino, cresce. Allora, quella vecchia credenza secondo cui la gente lavora solo per profitto, no? E che senza un incentivo economico nessuno fa niente, forse non è vera. È difficile uscire dalle vecchie credenze a cui siamo abituati, perché siamo prigionieri del buon senso. Cioè non è facile di accorgersi di qualcosa che diamo per scontato, vero? E la ragione è che lo diamo per scontato. È così. Siamo abituati, per esempio, a credere che per avere un senso nella vita bisogna avere un lavoro e fare soldi. No, quando incontri qualcuno fai, piacere, Federico, sì, cosa fai nella vita? E vuol dire che lavoro fai. Perché non è che lavoro fai, è chi sei tu. E quante volte il lavoro che fai ti piace veramente e non faresti nient'altro e se ti dicessero puoi fare qualunque cosa, voglio fare il lavoro che sto facendo. Quante volte sente quella frase? 1 su 10? 1 su 20? 1 su 100? Oppure la credenza che alcune persone nascono cattive, oppure competitive, o che sia parte della natura umana, scusate di nuovo le virgolette, lottare per sopravvivere. Io penso che non sia vero. E lo dico anche perché gli studi scientifici più recenti portano proprio a questa conclusione qui. Nel nostro cervello abbiamo i neuroni specchio, cioè noi proviamo emozioni e stress empatico in risposta a quello che vediamo negli altri. È parte della nostra biologia, non è che me lo sto inventando io, ragazzi. Siamo programmati dalla selezione naturale per essere empatici, cooperativi, curiosi e non competitivi, distruttivi e pigri. Però l'abbiamo dimenticato. Dobbiamo allargare il nostro senso di identità, estendendolo a tutte le persone della specie umana e anche alle altre creature che fanno parte della nostra famiglia evolutiva e alla biosfera come la nostra comunità. Nelle parole del grande Carl Sagan, noi siamo un pianeta. Quello che questa conferenza celebra è il dono dell'immaginazione umana, la capacità di immaginare un futuro diverso. Come ha detto Sir Ken Robinson, dobbiamo fare attenzione ad usare questo dono saggiamente ed evitare alcuni degli scenari che abbiamo visto prima. E lo faremo solo se sapremo vedere le nostre capacità creative per la ricchezza che sono.
Se veramente siamo una società empatica, tiriamo fuori la nostra vera natura. Se veramente riusciamo a non essere repressi nella creatività dal sistema educativo e dalle istituzioni, possiamo iniziare un dialogo da qui, dai fondamenti per una nuova civiltà. Iniziamo a ripensare al ruolo della specie umana in questo pianeta. Una società collaborativa è molto più efficiente di una competitiva. Insieme possiamo mettere le basi per una nuova civiltà, empatica, sostenibile, in evoluzione, umana. Grazie. Ci sono domande? A me piace molto il nome che avete scelto, non so da dove è venuto fuori, Zeitgeist, no? Lo spirito del tempo. Soprattutto mi piace la parola spirito, perché in qualche maniera è connessa con la spiritualità, con ciò che c'è di più profondo. In tutto quello che tu hai detto io sono molto d'accordo, sfondi una porta aperta in qualche maniera, però vorrei sapere questo aspetto della spiritualità, come lo vedete? Grazie. Dunque, il movimento ha come attenzione fondamentale quello di fornire le basi sociali per la possibilità agli esseri umani di fiorire in tutti i loro aspetti, dall'aspetto educativo, l'aspetto di relazioni con le altre persone e anche l'aspetto spirituale. E quello che secondo noi è la priorità è dare a tutti quanti le possibilità in cui può finalmente realizzarsi, e quindi quando uno avrà accesso alle risorse e non dovrà lavorare per guadagnarsi da vivere, visto che possiamo attraverso automazione, utilizzo di tecnologie avanzate, senza il minimo problema fornire acqua potabile, case, energia, cibo a tutti quanti. Quando queste condizioni ci sono e tu quando nasci per diritto alla vita hai accesso a queste risorse, allora puoi cominciare a scoprire la tua spiritualità senza essere stressato dal lavoro, da quelli che ti dicono, che ti impongono. E quando l'educazione sarà un'educazione che ti insegna a essere propositivo, a pensare, a mettere in discussione la natura, la vita, le cose che ti insegnano la tua spiritualità, il mondo, le stelle, quando finalmente avrai il tempo per poterti dedicare, allora potrai pensare anche alla tua spiritualità in modo molto più efficace di come puoi fare adesso. Che adesso devi prima dematerializzarti, spostare, cioè tu sei stressato da mille cose, il mondo ti sta venendo addosso, allora cosa fai? Devi fare meditazione, cercare di estraniarti dal mondo per finalmente entrare in contatto con la tua spiritualità e fare tutti i tuoi ragionamenti. Beh, se tu non dovessi toglierti lo stress della vita quotidiana, del capitalismo, del profitto, della pubblicità, del vendere, comprare, se tu non avessi tutte queste preoccupazioni, non sarebbe molto più facile. E allora, quello che noi pensiamo adesso è che sia più importante educare le persone su quello che si può fare e su come si possono mettere le basi. Il Venus Project non è la fine, è l'inizio del percorso. Per come la vediamo noi, la società in cui viviamo non è civile. Una società sarà civile quando tutti quanti avranno accesso alle risorse, quando le produzioni saranno automatizzate, quando uno può avere l'orto per passione, non perché se non lo fa muore di fame, quando uno può fare l'artigiano perché gli piace fare quello, che fa la sua scultura, che poi quando la fa, siccome non la deve vendere per vivere, magari la regala a qualcuno. E allora la realizzazione che il fare qualcosa per gli altri, il donare, quello ti dà molta più soddisfazione che farti le cose per te stesso e tenertele per te stesso.
Ed è per questo che l'unico futuro avanti che abbiamo è insieme. Molti pensano al dualismo ricchi e poveri. I poveri odiano i ricchi e i ricchi hanno paura dei poveri. È così. È sbagliato. Noi abbiamo bisogno anche dei ricchi e far capire loro che l'unico modo che hanno per essere felici è donare qualcosa, aiutare gli altri. E non per qualche motivo pseudomistico, è così scientificamente. Hanno fatto fMRI scanning a vedere le reazioni dal punto di vista anche neurochimico, di come funziona il cervello quando tu fai qualcosa per te stesso e per il tuo rendiconto personale immediato, o quando lo fai qualcosa esteso agli altri. La soddisfazione che ricevi quando fai qualcosa per gli altri è molto, molto più grande. E quindi è questo che dobbiamo far capire. Se voi guardate i ricchi, sono la categoria sociale che hanno la percentuale più alta di suicidi, che sono sotto psicofarmaci, maniaco-depressivi. Perché? Perché sono istruiti, educati fin da quando sono bambini a fare una cosa, a pensare che il valore più importante è fare soldi e che l'acquisizione di beni materiali porterà loro la felicità. Poi quando arrivano a 30, 40, 55, 60, 70 anni si accorgono che la loro vita è stata inutile e che l'unica cosa che sanno fare li porta ad essere ancora più infelici. E allora perché non spezzare questa cosa subito e far capire anche a loro che possono essere più felici se condividono le cose e se lavorano per cooperare con gli altri? Allora questa secondo me è anche spiritualità. E noi la chiudiamo con queste due parole: terapia sociale. L'educazione vera è anche educazione alla spiritualità, l'educazione al rapporto con le altre persone, l'educazione al rapporto con la natura, con le altre specie che noi maltrattiamo e utilizziamo come se fossero peggio degli oggetti. Questa è anche spiritualità. Ci sono altre domande? Zeitgeist Teatra quanto esce? Gennaio 2010, l'uscita mondiale. Stiamo con il gruppo di... Scusa, sì, l'ha chiesto il prossimo film di Zeitgeist che si chiama Moving Forward. Ha chiesto quando uscirà. Gennaio 2010, a metà di gennaio, è prevista l'uscita. 2011 è prevista l'uscita mondiale. Sarà in 20 lingue, in più di 60 paesi. Cercheremo di farlo uscire anche in alcuni cinema selezionati, organizzato dai gruppi cittadini del movimento Zeitgeist. E tra l'altro qui c'è un po' di materiale che distribuiamo gratuitamente, approfitto. E ci sono dei DVD del Zeitgeist Addendum e della presentazione multimediale di orientamento. E qui ci sono un po' di copie di Guida dell'attivista che diciamo sono mie personali, però se qualcuno è molto interessato gliele posso regalare. Comunque le mettiamo anche sul sito, potete scaricarvi il PDF e stamparvelo, leggervelo così, oppure potete ordinare il libro e noi non ci guadagniamo niente. Il costo della stampa pura lo facciamo tramite un servizio esterno, non guadagniamo neanche un centesimo. Il costo della stampa è quello che pagate voi e vi arriva a casa. Io voglio fare una domanda sola. Sì. A Daniele. Ciao Daniele, mi interessa molto la tua esperienza, questa doppia faccia tra virgolette, cioè tu lavori in una multinazionale, una delle più importanti del settore, mi sembra di capire, no? Quindi non piccola, una multinazionale comunque, e fai parte del movimento Zeitgeist e quindi sicuramente cercherai di portare anche questo spirito del nuovo tempo anche all'interno della tua azienda. E quindi oltre all'educazione, diciamo quella che diceva Federico, della base sociale, è molto importante anche l'educazione di altri scienziati, per esempio, no? Ti volevo chiedere come sta andando, se ci puoi dire due cose. Anche come vivi te. Infatti l'esperienza che ho io a livello lavorativo è proprio quella che mi ha spinto a unirmi al movimento Zeitgeist, perché la posizione che ho io è una posizione quasi favorita, dove posso osservare gli effetti deleteri che il sistema, il profitto, la competizione che le corporation devono costantemente rinforzare c'ha sulle persone, perché moltissime persone, i miei colleghi, sono persone fantastiche
fantastici padri di famiglia e così via, e sono obbligati ogni giorno a fare scelte spesso orribili per salvare la corporation in cui lavorano, dalla quale dipendono e da quale dipendono molte persone. E dal mio lavoro posso vedere come il problema non è la cattiveria delle persone, ma è il design globale del sistema del profitto che genera le condizioni per cui solo compagnie che sono fortemente competitive e senza scrupoli sopravvivono e dominano e impongono le regole del gioco, perché il design del sistema competitivo è che chi vince impone le regole del gioco e chi vince è sempre colui che ha minori freni inibitori. Quindi ho visto anche molte compagnie oneste guidate da persone fantastiche che sono andate tutte in bancarotta perché non possono sostenere il mercato. Quindi noi abbiamo una sensazione sbagliata che le persone sono cattive ed egoiste, ma la verità è che il sistema nel suo design seleziona solo persone egoiste senza freni inibitori e le porta in alto al livello del vincitore, e noi sembra che vediamo solo chi vince e non vediamo che il 90% delle persone che perde invece erano le persone che volevano fare qualcosa di buono per gli altri. Quindi noi vediamo solo il 5% che vince, che non c'è nessun freno inibitore, e pensiamo che tutto il mondo è così. E invece non è così. E io sono un testimone dall'interno. Io lavoro in queste corporation, sono in competizione costante con altri ricercatori, costantemente condivido quello che conosco, e la cosa bella è che vedo come ciò che voi avete dentro si riflette nella realtà, perché quando io voglio condividere e investire Venus Project e la mia conoscenza con gli altri, spesso gli altri si rifiutano di ricevere quello che io conosco, perché hanno paura che questa è una trappola del mio sistema competitivo per farli fuori e quindi una volta si sono fatti fuori loro, per cui io in 5 anni sono passato da semplice ricercatore straniero in una corporation norvegese a manager, perché uno dopo l'altro tutti coloro che non volevano collaborare con me si sono fatti fuori da soli. Quindi tu sei la prova vivente di collaborare. Esatto. La collaborazione è la cosa più efficiente, e quello che ho dovuto fare per rendere il mio settore funzionante e vincere contro multi-corporation del livello di multi-corporation è prendere 2 italiani, portarli con me in Norvegia, persone di cui posso fidare e che si fidano di me, e abbiamo creato un team, e quello che succede è che 3 ricercatori sono molto meglio dei 100 ricercatori, perché 100 ricercatori di quanti in competizione tra loro, per cui può utilizzare l'idea migliore dell'1 su 100 che è il migliore dei 100, quindi c'è la probabilità statistica, diciamo, di avanzamento tecnologico che è uguale al migliore dei 100, mentre noi siamo 3 e siamo sinergici, quindi 3 normali vincono tranquillamente contro 100 in competizione, perché noi collaboriamo e condividiamo la conoscenza. Questo è quello che possiamo fare a tutti i livelli. È una questione di spazio di Sì, un'altra domanda? Una domanda è quasi di tipo... C'è la restrizione? No, mi chiedevo se questo tipo di intervento, se nei vostri piani di azione avete previsto questo tipo di intervento, per esempio nelle scuole, cioè questi ambiti di deformazione mentale delle diverse generazioni. Grazie, un'ottima domanda. Sì, certamente uno dei nostri progetti è quello di, lo chiamiamo GDL Educazione, cioè Gruppo di Lavoro Educazione, e l'idea è quella di preparare delle piccole guide sia per gli insegnanti che anche per gli studenti. Quindi sia gli insegnanti per cercare di insegnare in un modo diverso ai propri studenti, e anche gli studenti magari anche proprio alle elementari o all'asilo, tramite delle figure come fumetti, poi diventano sempre più elaborati, per spiegare magari invece il fumetto stupido dove c'è quello che uccide, l'altro cattivo, no, le persone invece che magari collaborano, fanno insieme, ricercano una cosa, scoprono una cosa della natura, guardano le stelle, dicono cos'è quello, allora l'altro gli spiega cos'è la stella, fanno vedere che condividendo le informazioni. Quindi tutti questi progetti qui sono parte, e anche quella eventualmente di fare conferenze nelle scuole è una delle nostre priorità prime. Diciamo che il movimento italiano è molto giovane, perché di fatto abbiamo cominciato realmente da gennaio.
fare qualcosa. Adesso siamo a ottobre e in questo breve periodo di tempo siamo secondo me cresciuti ad un ritmo pazzesco, quindi e anche esatto, esponenziale. Quindi quello che dobbiamo fare è adesso capire quali sono solide le basi da cui partire, creare dei gruppi di lavoro che possono operare nei vari settori. C'è il gruppo di lavoro grafica e video che fa i pamphlet, fa i video, fa le grafiche, fa gli sticker, dei PDF illustrativi, delle infografiche, così. Poi c'è il gruppo di lavoro delle traduzioni, che traduciamo il materiale dall'inglese e lo facciamo in italiano. Poi c'è anche il gruppo di lavoro, diciamo, formazione. Abbiamo un progetto interessante che si chiama La mia vita nel Venus Project. Abbiamo scritto 2 episodi, adesso stiamo per scrivere il terzo. E anche il progetto è quello di fare uscire un bimensile con delle storie nostre, degli articoli sulla scienza, gli articoli su come ragionare, come parlare con i propri figli, come parlare con i genitori, parte dei figli. E in questi episodi della mia vita nel Venus Project raccontiamo di un possibile futuro e mi immaginiamo che sono a 5 anni dentro la transizione verso questo mondo che non è perfetto, però è meglio, ok? E com'è che vivo? Cos'è che faccio? Perché molti se lo chiedono, io a volte chiedo alla gente, immaginati di non dover lavorare per vivere. Immagina che non devi fare quello, questi qua già mi guardano, cosa dici? Cioè, no, immagina, non devi lavorare per vivere. No, non ti preoccupare, tu le cose ce le hai, ti serve il pomodoro, ce l'hai, serve la pasta, ce l'hai. No, cosa fa? Questi qua, non ci ho mai pensato. Cioè, scusa, ne hai una di vita, o no? Quando è che ci pensi nella prossima? Allora, noi proviamo a fare questo, proviamo a dare un'esperienza di vita possibile, una delle tante, di come potrebbe vivere un padre di famiglia, come potrebbe vivere un teenager, come potrebbe vivere un ricercatore, oppure un artista, o le varie persone nel Venus Project, cosa potrebbero fare nella vita di tutti i giorni. Esatto, prima qua e poi... Io sono molto contenta che il motto della rivoluzione del 69, che era l'immaginazione al potere, sia vivo e vegeto e molto attivo nel 2011. Sì, certo. Grazie. Grazie a voi.